L'anno che ha stravolto la storia mafiosa, quel 1984. 5 gennaio, Catania, assassinato Giuseppe Fava, giornalista e scrittore, per aver scoperchiato i rapporti fra i cavalieri del lavoro di Catania e la mafia. 31 marzo, scatta fra Palermo e New York l'operazione Pizza Connection, che mette in ginocchio il traffico di eroina Stati Uniti-Italia. 9 aprile, Madrid, catturato Gaetano Badalamenti, Don Tano. 16 luglio, viene estradato in Italia Tommaso Buscetta, scambiato con lo stesso Badalamenti che va negli Stati Uniti. Buscetta comincia a collaborare. 7 agosto, Trapani, arrestato il sostituto procuratore Costa, accusato di corruzione. 18 settembre, Bagheria, ucciso Ignazio Mineo, ex senatore del Partito Radicale Italiano. 29 settembre, scatta il blitz legato alle rivelazioni di Buscetta. 366 ordini di cattura che colpiscono duramente Cosa Nostra. 18 ottobre, Palermo, strage di Cortile Macello. La prima risposta, un segnale a tutti che la mafia non è morta e vigila sul territorio. 3 novembre, arresto di Vito Ciancimino. 12 novembre, vengono arrestati Nino e Ignazio Salvo. 18 novembre, Palermo, si suicida Rosario Nicoletti, deputato regionale ed ex segretario regionale della DC. Si lancia dal quarto piano della sua casa di via Lincoln, a Palermo. 2 dicembre, Leonardo Vitale, capostipite dei pentiti di mafia, da poco uscito dal manicomio dove era stato rinchiuso, viene ucciso. Un segnale a tutti che non si parla o si muore. Con Vitale, altri omicidi colpiscono direttamente o indirettamente i nuovi collaboratori. 15 dicembre, a Londra, viene arrestato Francesco Di Carlo, trafficante di eroina coi Cuntrera, implicato nella morte del banchiere Roberto Calvi. Un anno pessimo che giunge ormai alla sua fine, alle feste natalizie. Ma è proprio lì che accade il peggio, per quello che verrà ricordato come un Natale insanguinato. Era una serata di festa, pochi giorni prima del Natale del 1984, quando un treno carico di viaggiatori, il Rapido 904, stava percorrendo la linea Napoli-Milano. Tra i passeggeri c'erano famiglie, pendolari, studenti, in viaggio verso le proprie case o le loro destinazioni di vacanza. Ma quella corsa avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia d'Italia, segnando una tragica svolta nel modo in cui la mafia decise di colpire il paese. All'interno della grande galleria dell'Appennino, un potente ordigno esplosivo, il Semtex, fu fatto esplodere in una carrozza di seconda classe. L'esplosione fu devastante. 16 persone persero la vita, tra cui 3 bambini, e quasi 300 rimasero ferite, molto gravemente. Il boato ruppe la tranquillità della notte, trasformando un viaggio ordinario in un inferno. Io avevo la testa chinata nello scrivere, cappello, cappotto, perché era d'inverno. In un attimo io ho sentito una specie di tonfo, non uno scoppio, una specie di tonfo, come se una cosa... A un certo punto c'è stata una tremenda esplosione. Un capovolgimento completo della situazione. Mentre si sta chiacchierando, si sta ridendo, cioè, all'improvviso, proprio una frazione di secondo. Lo spostamento d'aria mi ha buttato ai piedi delle persone che erano nel compartimento. Fui investita da questi vetri e li avevo dappertutto. Nel momento in cui ci si rende conto di quello che sta succedendo è già successo. Ho avuto, una flebile percezione di morire. Ci trovavamo un po' al buio, forse c'era luce nei corridoi. Non si sa se si è in galleria, fuori galleria, se si è all'interno, all'esterno. Poi è stato anche l'impatto violentissimo di una carrozza sull'altra, di un vagone sull'altro, perché si è fermato all'improvviso. La gente gridava e le porte del treno erano state forzate, qualcuno era già sceso giù sui binari. C'era gente che urlava in maniera straziante, forse urla che non ho mai sentito, insomma, così, proprio così da dentro, così dal cuore, così dalla disperazione. Madre con i bambini feriti, l'altro, cioè, indescrivibili.
Federica, questo nome l'ho sentito per tutte quelle ore in maniera disperata, urlata da questa mamma. Federica, in maniera continua. Un'ultima notizia di cronaca prima di concludere questa edizione del telegiornale. Nella galleria ferroviaria della Direttissima, fra le stazioni di Vernio e San Benedetto di Val di Sambro, è avvenuta poco fa una esplosione. Secondo le prime informazioni, lo scoppio è avvenuto mentre transitava il rapido 904 Napoli-Milano. Sempre secondo queste prime informazioni vi sarebbero dei feriti. Quasi con certezza da un ordigno l'esplosione che stasera alle 19:15 ha squarciato una vettura di coda del rapido Napoli-Milano a metà della galleria Direttissima tra Firenze e Bologna. Si tratta quindi quasi con certezza purtroppo di un attentato, anche se né il ministro dell'Interno. E poi il treno? No, il treno ha continuato per 2 secondi a camminare, mio marito ha tirato il freno di allarme e poi... Io ero lì seduto, a un certo momento ho visto un grosso lampo e naturalmente ho sentito poi il sangue che mi scorreva sulla faccia. Secondo il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, quella strage fu un'anticipazione delle più note stragi mafiose degli anni 90, come quelle del biennio 93-94. Nel 1984 Cosa Nostra voleva lanciare un messaggio chiaro e inquietante. La mafia non era solo un fenomeno siciliano o criminale, ma una minaccia per tutto il paese. Nessuno poteva sentirsi al sicuro. Lo storico Alexander Höbel, docente all'Università di Sassari, ha definito la strage una strage di frontiera, un momento di passaggio tra le strategie di tensione tradizionali e la nuova fase stragista della mafia. Il luogo dell'attentato non era casuale. Pochi metri più avanti, 10 anni prima, era esplosa la bomba sul treno Italicus, un altro segnale inquietante. La bomba fu collocata da un uomo visto salire alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, con 2 grossi borsoni neri, che posizionò sul portapacchi della carrozza. L'esplosivo utilizzato, il Semtex, era potente e raro e confermava la matrice mafiosa dell'attentato. L'ordigno esplose nella seconda classe, dove viaggiavano molte famiglie, tra le vittime Angela Calvanese con la sua famiglia e tanti altri innocenti, colpiti nel momento della loro vita più tranquillo e sereno. Le indagini furono complesse e segnate da molti ostacoli. Ancora vive le polemiche dopo la strage di Natale sulle funzioni, ruolo e responsabilità dei servizi segreti. Il capogruppo socialista Formica, che non ha modificato le sue tesi dopo le prime risposte avute dal ministro della Difesa, oggi torna a chiedere a Spadolini se l'Italia disponga di un servizio di sicurezza efficiente. Secondo Formica occorre assicurarsi che i rapporti definiti 35 anni fa al momento del nostro ingresso nell'Alleanza Atlantica siano idonei a garantire la sicurezza e la sovranità nazionale. La figura chiave del processo fu Giuseppe Calò, mafioso di spicco condannato per l'attentato, insieme ad altri criminali inseriti nella criminalità romana, come Guido Cercola e Franco D'Agostino. Marzo 1985, nel corso di una perquisizione contro elementi della malavita, in un appartamento di Prati, la squadra mobile ritrova 2 valigette contenenti radiocomandi a lungo raggio. Il proprietario dell'appartamento è Guido Cercola, uomo di cerniera tra la mala romana e Cosa Nostra. Di lui si sa che è il luogotenente del boss mafioso Pippo Calò. Ho conosciuto Calò, chi glielo ha presentato, in quali circostanze e poi che rapporti ha avuto con Calò. Calò mi è stato presentato a fine 80 e inizio 81 da Domenico Balducci, che io conoscevo già. Lei conosceva da diverso tempo. Bene. Mi ha presentato questo signore come signor Mario e nell'occasione perché gli serviva un prestito. Io all'epoca prestavo anche i soldi. Prestava a interessi, ovviamente. A interessi. Come ho conosciuto Cercolo? Sì. Io l'ho conosciuto a Roma, presentatomi da Balducci di Domenico. Nel 1000 lo conoscevo di vista anche di prima, però
l'ho avuto presentato nel 1980, fine 1980. Benissimo, in occasione di qualche particolare Sì, avvenimento? perché io a Roma avevo un'attività e allora avevo bisogno dei soldi in prestito. Però Guido Cercola a me non mi conosce per Calò. No, fino adesso non mi ha mai conosciuto per Calò. Sapeva che mi chiamavo Mario Aialoro, ma non Calò Giuseppe. Questo è bene che io lei aveva questo nome di copertura perché era latitante. Io lessi sul giornale che questo signore non si chiamava Mario Aialoro, ma si chiamava Pippo Calò. Sono andato a parlare con lui e lui mi disse: guarda che sono calunnie, io non c'entro niente in queste situazioni. Cercola racconta a Vigna di aver commissionato i radiocomandi per un sistema antifurto. A realizzarli è stato un cittadino tedesco, Friedrich Schaudin. Qualche giorno prima di Natale del 1984 un ex poliziotto parlò in questura dell'ipotesi di un attentato a un treno alla vigilia di Natale. Nessuno lo prese in considerazione. Dopo l'attentato al treno, però, le parole di quel poliziotto che si chiamava Carmine Esposito furono riconsiderate. Carmine Esposito attribuisce la profezia alla visione di una cartomante e gli inquirenti lo arrestano per reticenza. Si mettono al lavoro per capire da chi Esposito possa aver saputo dell'attentato. L'ex poliziotto è una figura controversa, ha precedenti penali, è stato attivista di Avanguardia Nazionale e frequenta la banda criminale che spadroneggia nel rione Sanità. Una gang di rapinatori con simpatie di destra, guidati da un personaggio spavaldo e allora, a suo tempo, mitico, Giuseppe Misso, detto Onasone. Io ho votato per il Movimento Sociale Italiano. Se questo vuol dire essere simpatizzante di destra o essere fascista, come vuoi chiamare, se lo sono. Il 7 luglio 1985 il clan Misso viene decimato da una retata e qualcuno degli affiliati comincia a parlare. Mario Ferraiuolo e Lucio Luongo rivelano che il clan Misso destinava parte dei fondi delle rapine all'attività politica e che nelle settimane prima dell'attentato ci sarebbero state delle riunioni segrete a cui avrebbe partecipato anche un deputato dell'MSI, Massimo Abbatangelo. Lucio Luongo racconta di aver avuto in consegna dal parlamentare missino una borsa piena di esplosivo, alcune settimane prima della strage di Natale. Io, che mi reputo non uno scienziato, ma una persona modestamente intelligente, non avevo nessuno a cui affidare la valigia con questo esplosivo e ci portalo a tale indirizzo. No, andavo io direttamente a portarcelo come uno schiavetto qualunque. In una perquisizione della casa di Abbatangelo a Mare Chiaro vengono trovate pistole e centinaia di munizioni. Dopo un anno di latitanza Abbatangelo si costituisce. Secondo me non era un esplosivo dato per fare l'attentato al treno, era un esplosivo dato per cementare l'unione. Ha scritto sempre a verbale. Io sono andato lì, io ripeto parlamentare, consigliere comunale, componente dell'ufficio politico del partito, ho detto io vi do questi miei 5 kg perché io voglio partecipare moralmente a questa storia. Io dovevo essere chiuso ancora in manicomio. Ma Ferraiuolo e Luongo parlano anche di cosa sarebbe successo la mattina del 23 dicembre 84. Poco prima di mezzogiorno, Misso avrebbe ordinato a Carmine Lombardi, il più giovane della banda, di recarsi con urgenza alla stazione a prendere il primo treno per Roma. Sarebbe stato proprio Lucio Luongo ad accompagnarlo alla stazione di Napoli Centrale, la stessa da cui è partito il rapido 904. Gli inquirenti, e questo è il fatto nuovo e clamoroso, hanno imboccato la strada che porta a un intreccio tra terroristi di estrema destra, camorra e mafia. Questa pista, che dopo la strage era stata suggerita in modo confuso e contraddittorio da un confidente della polizia di Napoli, si sarebbe ora arricchita di elementi concreti forniti da un camorrista pentito. È un processo complesso in cui finiscono per mancare dei pezzi. Schaudin fugge in Germania e da Francoforte scrive lettere di chiarimento alla corte. E Lucio Luongo, uno dei pentiti del clan Misso, si finge pazzo e ritratta le accuse. È lei che ha accusato i suoi compagni, confermerà queste accuse? No.
Cioè, ritratta tutto? Sì. Com'è possibile? Lei in istruttoria ha lanciato accuse ben precise. Non sono accuse ben precise, sono cose che sono state capite male, sono state interpretate male. È strano, noi siamo innocenti, noi siamo delle vittime. Gli imputati si nascondono, la difesa fa ostruzionismo e ombre sinistre aleggiano sul dibattimento. Figuriamoci, un avvocato della parte civile un giorno abbandonò il processo e si seppe che era stato convocato da Licio Gelli nella sua villa ad Arezzo. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Firenze dichiara Calò Giuseppe, Cercola Guido, Di Agostino Franco, Galeota Alfonso, Missi Giuseppe, Pirozzi Giulio, Schaudin Friedrich, Esposito Carmine e Luongo Lucio colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti. La sentenza arriva nel 1989 e condanna all'ergastolo Calò, Misso e i loro complici. 25 anni per Schaudin. Di Calò e del suo regno romano abbiamo parlato diverse volte nei nostri video. Gli inquirenti scoprirono presto che Calò aveva i mezzi, i contatti e le motivazioni per pianificare un attentato del genere. Secondo le ricostruzioni processuali, Calò aveva messo in piedi una struttura logistica con l'aiuto di ambienti della criminalità romana, come Guido Cercola e Franco D'Agostino, e con il supporto tecnico di Friedrich Schaudin, un cittadino tedesco esperto in esplosivi, ritenuto responsabile della realizzazione materiale dell'ordigno. Un funzionario del consolato è venuto a casa nostra. Si è informato sulle faccende mie giudiziarie e nel giro di una decina di giorni lui mi portò il passaporto nuovo a casa mia. Quindi le autorità tedesche hanno, in un certo qual modo, si può anche dire, mi hanno dato un piccolo appoggio. Sì. Tutti e quattro vennero condannati in via definitiva per la strage. Una condanna storica perché attribuiva per la prima volta, con chiarezza e senza ambiguità, una strage indiscriminata alla mafia e non al terrorismo politico e eversivo. La dinamica dell'attentato prevedeva che questo esplosivo fosse attivato da un telecomando che stava fuori del treno. Inoltre si voleva essere ben sicuri, questa è la vigliaccata maggiore, che l'esplosione avvenisse dentro la galleria. Quella era la prima volta in cui si faceva una strage. Ma perché Riina e la mafia avrebbero deciso di colpire civili innocenti su un treno? Una strage così efferata, così lontana dalle dinamiche tradizionali di Cosa Nostra? La risposta è nelle parole del procuratore Tescaroli. Nel 1984 Cosa Nostra era sotto attacco. I pentiti Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno avevano cominciato a parlare. Il maxi processo era stato istruito. I vertici della mafia sapevano che la repressione dello Stato si stava facendo seria e volevano confondere le acque. L'idea era quella di far apparire l'attentato come un atto terroristico, come se provenisse da un nuovo nemico dello Stato, diverso dalla mafia. Un nemico più spaventoso, capace di seminare morti tra i civili. In altre parole, la mafia voleva passare inosservata, mentre seminava il terrore. Quando comincia la collaborazione di Buscetta, l'attenzione nazionale è ancora presa dal terrorismo. Non è la mafia la protagonista dell'ordine pubblico in Italia, dell'emergenza, resta ancora il terrorismo. Le risorse che lo Stato investe sul terrorismo, dal punto di vista di polizia, servizi segreti, è sproporzionata rispetto all'altra emergenza che è quella mafiosa in Italia. Oggi, a distanza di decenni, ci sono verità accertate. La mafia è responsabile, le condanne sono definitive. La logica stragista comincia qui, nel 1984. Ma ci sono ancora troppe domande senza risposta. Chi ha materialmente piazzato la bomba? Chi ha coperto la fuga?
che ruolo avevano avuto gli ambienti eversivi e quanti altri sapevano. Nel 2023 la magistratura fiorentina ha riaperto nuove indagini. Guido Cercola invece verrà trovato impiccato coi suoi lacci delle scarpe in una cella del carcere di Sulmona. Nel 2005 un'altra I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love